Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovissimo video di Gembe. Siamo qui oggi per parlare delle 7 applicazioni migliori per iPhone che ho trovato io, che io utilizzo correntemente, nel 2021. In questo video vi farò vedere un po' dalla visuale dell'iPhone direttamente come si utilizzano queste applicazioni, in qualche modo l'elenco delle applicazioni ve le farò vedere direttamente dall'iPhone con un'inquadratura appunto diretta sul telefono. Quindi non perdiamoci in chiacchiere, cambiamo inquadratura e passiamo all'elenco delle applicazioni. La prima applicazione di cui voglio parlare sono due applicazioni, in realtà, cioè non è soltanto una, sono Canva e PicsArt, le troviamo in questo caso qui, questa è Canva, questa è PicsArt. Canva e PicsArt sono due applicazioni che servono per fare l'editing di foto, video circa, in realtà Canva soprattutto può anche fare qualche video, ma più che video sono presentazioni vere e proprie di immagini o tipo PowerPoint, robe del genere, ma generalmente lo utilizzo per fare delle miniature per YouTube, quindi delle immagini. Può tornare molto utile anche per le persone normali, senza considerare che le persone che fanno video su YouTube non sono normali, vabbè, in quel caso va bene, però intendo dire, si possono fare anche degli editing di foto normali per Instagram, per esempio. Su Canva si è più improntati ai post seri. Per quanto riguarda Instagram, per esempio, esistono le miniature di post di Instagram, comunque dei template di post di Instagram. Andando a prenderne uno gratis, per esempio, si può iniziare un progetto, manteniamo adesso questo qua, si può iniziare un progetto con il template predefinito che dà Canva di per sé. Ovviamente si può anche iniziare da zero con una storia totalmente vuota e andare a modificarlo, cosa molto comoda che si può gestire, come vedete, tutto nel minimo dettaglio. Ovviamente c'è anche in questo caso almeno la versione pure per PC, quindi la versione web, molto comoda anche quella. Su quella ci sono dei trick con i quali utilizzare anche le cose premium in modo gratuito, quindi consigliatissimo se vi piace Canva su dispositivi mobile, potete farlo anche su dispositivi web, insomma, su Chrome. Stessa cosa molto simile per PicsArt. PicsArt appunto funziona in un modo relativamente simile, qua ci sono delle pubblicità che gli basterà skippare. Questa la conosco un po' meglio perché è quella che uso di più per fare le miniature dei video, quindi conosco bene o male tutte le cose fondamentali per editare, mentre Canva magari qualcosina mi manca perché non sono mai stato un troppo esperto e troppo interessato a quell'applicazione. PicsArt la conosco da una vita e so dirvi che funziona molto bene, nonostante ci sia la versione premium che la versione base. Io utilizzo sempre solo la versione base, però quella premium sarebbe molto utile in questo caso perché io utilizzo molto spesso questa applicazione. Come vedete io qua, per esempio per il video di Amazon che ho fatto non troppo tempo fa, ho utilizzato questa applicazione, quindi PicsArt, per fare la miniatura. È uscita bellina? Sì, più o meno, cioè non so se vi piace. Clicchereste su questa immagine? Clicchereste? Se clicchereste, allora sì, è uscita bene. Comunque si possono fare un sacco di cose, io principalmente per fare una miniatura prendo un'immagine di base, quindi io che indico in questo caso un punto vuoto, e faccio aggiungi foto. Aggiungendo la foto posso aggiungere la foto questa qua, fare ritaglio la persona, mi ritaglia automaticamente la persona, in questo caso mi ha perso la mano, quindi posso andare ad aggiungergli la mano, faccio, che ne so, adesso ho fatto un po' a caso ovviamente, cioè qui teoricamente si deve fare un po' meglio, però facciamo a caso e vedete che vi ritaglia la persona, potete gestirla in modo tale che sia così. Molto bellino. Ci sono queste immagini che si possono aggiungere come immagini PNG prese da internet, si possono scaricare, si può aggiungere il testo, anche qui in modo molto casuale. Ci sono dei font, questi qua con la stellina, con la cordoncina di fianco sono sono a pagamento, questi qua, ma ce ne sono anche alcuni molto carini, tipo questo carino. Questo è a pagamento, questo invece non è a pagamento, molto carino, ma comunque va benissimo così. Queste sono le due applicazioni, ovviamente andando nel dettaglio, poi dopo vedetevele un po' voi, io ve le consiglio, se avete bisogno di fare dell'editing di foto in modo gratuito, ci sono queste, ovviamente ci sono anche a pagamento. La seconda applicazione che vi consiglio è Attapol, ne ho già parlato, vi lascio qui in alto a destra un video appunto nel quale ne parlo, è molto interessante come applicazione perché vi servirà per fare dei sondaggi al fine di guadagnare dei soldi. L'applicazione in sé è molto semplice, qua c'è l'elenco dei sondaggi che in questo caso è vuoto perché tutti quelli che c'erano da fare io li ho fatti e molto spesso non compaiono una volta ogni tanto, cioè una volta che il sondaggio viene pubblicato verrà pubblicato qui. Insomma, vi farà vedere, in questo caso io ho anche le notifiche attivate, perciò arriverà direttamente una notifica che si potrà cliccare, vi porterà su questa pagina, cliccherete sul sondaggio, farete il sondaggio e guadagnerete i soldi. In questo caso io ho guadagnato 1,03 €, come vedete queste sono le prove di pagamento, che vanno anche giù, insomma, cioè nel senso ne ho fatte un pochino. Ovviamente sono bloccate al 12 marzo, ma io prima del 12 marzo ne ho fatte un bel po'. Quindi fate che ho fatto un conto, con questa applicazione ho guadagnato 60 €.
circa, più o meno in totale. Il link di questa applicazione ve lo lascio in descrizione perché è molto utile anche invita un amici, perché come vedete guadagna di più invitando gli amici, quindi se avete tanti amici potete invitare gli amici per fare in modo che loro guadagnino con l'applicazione e voi guadagnate con l'applicazione che loro si scaricano e con tutti i sondaggi che loro si fanno. In questo caso io nel video che vi ho lasciato qua in alto a destra poco fa ho invitato le persone che hanno cliccato, magari siete anche voi, quindi grazie per aver cliccato lì, perché anche grazie a voi ho guadagnato 5,83 €. Non tantissimo, perché comunque quel video l'ho fatto più di 2 mesi fa, forse, quindi in 2 mesi ho guadagnato 5,83 €, però comunque se avete 58 persone da consigliare, 5,83 € va bene, cioè anzi. Un'altra applicazione che mi interessa moltissimo consigliarvi è Revolut. Ho fatto un video anche su Revolut, è un'applicazione? Sì, no, sì, più o meno sì. In realtà è una carta vera e propria con la quale si possono fare dei pagamenti. Io più che altro l'ho fatta perché è possibile fare dei pagamenti con Apple Pay, che è il servizio di Apple per fare dei pagamenti, praticamente col telefono o con l'orologio che in questo momento non ho su, però vabbè, comunque con l'Apple Watch si possono fare anche dei pagamenti, sia con l'Apple Watch che con l'iPhone. Inserendo la carta è molto comodo. Io non ho un servizio bancario che mi permette di utilizzare la carta con Apple Pay, quindi ho creato questa con la quale è possibile effettuare questo tipo di pagamenti. In questo caso io ho dentro 31,95 € guadagnati anche con Attapol, che è appunto una dimostrazione pratica di quello che vi dicevo prima, che Attapol paga, in questo caso 2,74 € immediato, appena fate invio vi invia i soldi, quindi perfetto, consigliatissimo quello. Ma tornando a Revolut, ho fatto un video dedicato che vi lascio qui in alto a destra, che se volete andare a vederlo. È andato abbastanza bene, quindi magari l'avete già anche visto, però io vi consiglio di andare a rivederlo se volete vederlo. Cioè, nel senso, magari consigliatelo a qualcuno che non l'ha visto, non andate a rivedervelo voi, oppure se non l'avete mai visto andate a vedervelo, perché vi spiego nel dettaglio come funziona questo tipo di applicazione, come funziona Revolut in sé. Anche per questo comunque vi lascio il link in descrizione per iscrivervi a Revolut. Se vi interessa cliccate, ovviamente io tramite quello, vi spiego soltanto questa cosa perché voglio essere sincero, tramite quel link io parteciperò a questa cosa. Invito i tuoi amici e ricevi 52 € per ogni amico. Quindi, vabbè, adesso scade tra 3 ore e 42 minuti, quindi probabilmente quando avrò caricato il video già questa cosa non ci sarà più. La quarta applicazione che vi consiglio è Epocam. Ho fatto anche un video su Epocam, quindi vi lascio anche lui lì in alto a destra. Questa applicazione di base fa semplicemente la videocamera per il vostro computer, perché avete presente tipo le camere del Mac che non funzionano benissimo, cioè sono sì 720p ma in realtà non sono 720p. Quindi, boh. In questo caso questa applicazione vi viene in vostro aiuto, perché utilizzerà la videocamera del vostro telefono e la renderà quella del vostro dispositivo Mac, PC, comunque qualsiasi tipo di computer. Scaricando sia l'applicazione che il driver sul computer potrete utilizzare questa applicazione come webcam per il vostro computer. Ho fatto comunque anche qua un video nel quale vi spiego molto più nel dettaglio come fare questa cosa, come attivarla, come scaricarla, come aggiungerla al computer, comunque come utilizzarla nel vero senso della parola. Quindi andate a vedervi quel video. Piccolo dettaglio comunque che ci tengo a specificare in questa sede: questa applicazione sì è gratuita, come tutte le altre applicazioni che vi ho consigliato in questo video sono gratuite, ma in questo caso come per Canva e per PicsArt c'è anche una versione a pagamento. La differenza tra questa e la versione a pagamento è che la qualità di quella gratuita è inferiore, praticamente vi blocca la qualità a 480p o una roba del 720, non lo so, comunque vi blocca alla minima qualità possibile, mentre invece se pagate per quella vera e propria la qualità si sblocca alla massima qualità possibile per il vostro dispositivo. Quindi io vi consiglio vivamente di comprarla. Poi non so, se volete farlo non fatelo, se non volete farlo non fatelo. Io ora come ora ce l'ho gratuita, probabilmente in futuro, se potrà servirmi in qualche modo anche per il canale, non lo so, per ipotetiche live che magari potrò prima o poi fare, non lo so, potrei farle anche adesso in realtà, però magari non vi interessano, nessuno le guarderebbe, quindi magari in futuro potrebbe essere interessante. Se avete una cosa del genere, oppure volete fare tipo i fighi con i vostri friends e fare le live su Twitch con una qualità abbastanza buona senza comprare una videocamera molto costosa,
comprate questa applicazione che costa una cosa come 8 euro, una roba del genere, e fate i figoni. La quinta applicazione di cui voglio parlare sono due, anche in questo caso, applicazioni che servono per evitare di avere la pubblicità sul vostro telefono, esattamente come per esempio AdBlock sul vostro computer. Una di queste applicazioni è appunto AdBlock Plus, se non sbaglio. Di Plus ha poco nulla perché è la versione gratuita, c'è anche la versione a pagamento, ma a me va benissimo quella gratuita. E la seconda applicazione è OneBlocker, fanno entrambe la stessa cosa. Io le ho installate entrambe appunto per fare in modo che venga ottimizzato al massimo la gestione della pubblicità sul mio dispositivo senza dover appunto comprare nulla. Per vederle si possono o aprire le applicazioni e gestire dalle applicazioni, ma quello che faccio io solitamente è andare nelle impostazioni, scendere fino a trovare Safari, scendere fino a blocco dei contenuti e avere queste spunte qui. Attivandole tutte, la pubblicità verrà bloccata. Ovviamente, ripeto, sono versioni gratuite, quindi il blocco della pubblicità non sarà al 100%, ci saranno comunque delle pubblicità che verranno in qualche modo mostrate. Sappiate però che per due cose sono molto utili queste applicazioni. Uno, per la pubblicità, come vi dicevo, vera e propria, quindi vi bloccheranno un sacco di pubblicità. Il secondo motivo invece per cui queste applicazioni possono essere molto valide è che, appunto bloccando la pubblicità, vi risparmia anche un pochino di batteria, perciò se avete un telefono abbastanza vecchiotto che magari non vi soddisfa più per quanto riguarda la batteria, vi consiglio di scaricarle per migliorare la durata del vostro dispositivo. Ho fatto un video per iOS 13 e iOS 14 nel quale spiego come migliorare la batteria, ve lo lascio qui in alto a destra se volete andare a rivedervelo. Sappiate che nel momento in cui magari state guardando questo video ed è già uscito iOS 15, probabilmente farò un video anche su iOS 15 su come migliorare la batteria, quindi se non l'ho ancora fatto iscrivetevi al canale così almeno potete poi vederlo in un futuro, probabilmente tra non molto, quindi se è già uscito iOS 15 ovviamente, se lo state guardando oggi quando esce probabilmente ci metterò ancora un pochino a farlo perché ovviamente deve uscire iOS 15 prima, però nel caso comunque sia che sia uscito iOS 15 sia che non sia uscito iOS 15 iscrivetevi. Grazie. La sesta applicazione di cui voglio parlare oggi è un'applicazione abbastanza particolare. Serve a molti e serve a molti pochi. Si dice così? Molti pochi? Non lo so. Non è fondamentale averla sul proprio dispositivo, può tornare molto meno utile di quello che possono essere AdBlock per esempio o OneBlocker come abbiamo detto poco fa, ma secondo me è molto interessante. L'applicazione in questione si chiama TV Time. Magari molti di voi la conoscono già, non lo so. È un'applicazione che serve, che io vi consiglio vivamente, che serve per tenere traccia delle serie TV che state guardando, anche dei film. Quindi per esempio andando qua, io in questo momento devo vedere la stagione 2, episodio 7 di Attack on Titan. Non è vero, perché in realtà sono andato avanti ma non ho ancora aggiornato questa applicazione. Però comunque gli episodi che devo guardare te li mette qua in modo molto ordinato per gestirli così manualmente, oppure potete andare tranquillamente nel vostro profilo, scorrere fino a dove volete guardare e selezionarla. Cosa molto interessante è che potete dare la vostra opinione, tipo dove l'avete visto. Io in questo caso l'ho visto su Netflix, non c'è, io posso fare altro, dare la mia votazione, che adesso non mi ricordo che episodio fosse, quindi non lo so, ma probabilmente era almeno da 4 stelle, almeno. Il 95% di persone dicono wow, quindi mettiamo wow, fidiamoci. Possiamo dare la nostra valutazione anche con le faccine, ma cosa molto molto più importante, possiamo leggere sotto i commenti delle persone che hanno fatto, sempre riguardo questo preciso episodio, quindi senza spoiler, senza nessun tipo di fastidio, ecco, comunque in qualche modo è moderato. Adesso non so se riesco a trovarvi un esempio, ma ci sono anche dei post spoiler che vengono taggati con spoiler, cioè proprio viene cancellato qua e viene scritto spoiler. Vi consiglio questa applicazione non perché può tornare molto utile a delle persone, ma perché io mi trovo molto bene con lei, e sappiate che se volete tenere traccia delle vostre serie TV, magari di qualcosa che state guardando anche in maniera non ufficiale, non su Netflix, non su Prime Video, non su Disney Plus, che magari non potete tenerne traccia veramente e vi dà fastidio tenere aperta quella magari pagina su Google Chrome che rimane lì a vita e dopo non la chiudete mai soltanto perché avete quella serie che state guardando, questa applicazione vi può tornare molto utile perché vi basterà semplicemente selezionare l'episodio, mettergli la spunta verde e poi quelli che non hanno la spunta verde di fatto sono quelli che non avete visto, quindi vi basterà cercare stagione 3, stagione 2, episodio 8 di quello che state guardando. La settima e ultima applicazione è un'applicazione molto 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 utile secondo me.
Questa applicazione serve per gestire al meglio lo spazio sul proprio dispositivo, perché tutti noi abbiamo iCloud, ovviamente su iPhone, che di base ha 5 giga gratuiti. Finiscono molto in fretta, almeno io sono anni che continuo a ricevere le notifiche di Apple che mi consiglia di aggiornare il mio iCloud. Un modo molto semplice per risolvere questa cosa è passare un servizio esterno, quindi per esempio Google Drive, quindi per esempio Dropbox, ma l'applicazione che vi voglio consigliare oggi in particolare è Mega, che vi consiglio vivamente perché sicuramente l'avete già vista, sicuramente ne avete già sentito parlare almeno, sicuramente l'avete già utilizzata. È molto veloce, molto semplice, efficacissima perché carica a una velocità incredibile nonostante magari la connessione non sia delle migliori e scarica altrettanto, cioè molto di più. Quindi anche per gestire dei file che magari volete avere un po' sul dispositivo, magari volete scaricarli per condividerli, magari non volete condividerli, ma comunque in ogni caso funziona molto bene. Quindi vi consiglio l'applicazione di Mega perché è utilissima. Si possono gestire tutte le cose in cartelle, in questo momento io l'ho messe nella cartella file per gestire tutto in maniera molto più semplice. Si possono attivare i caricamenti dalla fotocamera, quindi direttamente l'iPhone carica tutto quello che state scattando, quello che avete nella vostra galleria, praticamente direttamente su Mega per fare in modo che lo spazio che venga occupato sull'iPhone venga poi passato su questo e non occupato sull'iPhone vero e proprio, quindi molto comodo anche quello. Qui si possono gestire tutti i file, in questo caso recenti, io non ne ho neanche uno. Ci sono anche le chat, per far capire, si possono avere anche le chat mai utilizzata, ma si possono avere anche le chat, e qua ci sono tutti i file in entrata, in uscita, link. Praticamente quelli in entrata sono quelli che state scaricando, in uscita quelli sono quelli che state caricando e i link sono i link condivisi, esattamente come su Drive. Si può avere un massimo di 50 giga per account e niente, questa è l'applicazione che vi consiglio. Comunque vi consiglio sia questa che Drive, che Dropbox, qualsiasi cosa. E queste erano le 7 migliori applicazioni per iPhone, secondo me. Ovviamente dipende anche da come le utilizzate, se vi possono servire lontanamente oppure se possono tornarvi interessanti. Io ho cercato di mettere qualcosa di leggermente diverso da quelle che potrebbero essere delle applicazioni consigliate generalmente dal pubblico su vasta scala, ecco, mettiamola così, sulle applicazioni che tutti utilizzano nella maggior parte dei casi, ma spero comunque che le abbiate trovate interessanti. Fatemelo sapere con un commentino qui sotto, iscrivetevi al canale se il video vi è piaciuto, mettete mi piace se il video vi è piaciuto, condividete se il video vi è piaciuto, noi ci vediamo in un prossimo video se questo video vi è piaciuto. Ciao!